Sulla consistenza numerica delle truppe della RSI ancora oggi ci sono valutazioni contrastanti. Alcuni parlano di 350.000 uomini, altri di 500.000 uomini e, se non ricordo male, Pisanò arriva a parlare di 1 milione in grigio-verde. Quello però su cui quasi tutti concordano è che quando ci fu il bando Graziani, cioè la chiamata obbligatoria di leva, circa la metà dei giovani non rispose. Ci fu chi si nascose in cantina, chi in sagrestia e chi andò in montagna. Di questi ultimi, volenti o nolenti, molti entrarono a far parte delle varie bande partigiane che alle volte erano anche in conflitto fra loro. L'altra metà, invece, si presentò ai vari distretti militari ed alcuni si arruolarono direttamente come volontari in alcuni reparti, diciamo, di élite. Dario Fo fu uno di questi. Fu prima assegnato ad un reparto di artiglieria antiaerea e poi si arruolò volontario in un reparto di paracadutisti, il Battaglione Azzurro. Quando negli anni 70 la notizia emerse, scoppiò un finimondo. Dario Fo dapprima negò e querelò i giornalisti che ne avevano scritto. Poi, messo alle strette dalle testimonianze e dalle prove documentali, rilasciò una serie di spiegazioni, spesso in contraddizione fra loro, avvolgendo la vicenda in un alone di mistero. La rivedrò domani, la bacerò Dario Luigi Angelo Fo nasce a San Giano, nel Varesotto, il 24 marzo 1926. Figlio di Felice Fo e di Pina Rota. La sua è una famiglia intellettualmente vivace, nella quale Dario ascolta fin dalla prima infanzia le favole frammiste a cronaca locale raccontate dal nonno materno e le storie riportate da viaggiatori e artigiani. Proprio gli affabulatori di paese, ripetutamente citati e ricordati da Fo, avrebbero poi ispirato l'artista nel corso degli anni. Arriva l'armistizio dell'8 settembre. L'Italia si divide in due. Al sud la monarchia si arrende agli alleati e al nord nasce la Repubblica Sociale, che invece rimane al fianco dei tedeschi. Con la RSI si forma il nuovo esercito repubblicano e la conseguente chiamata alle armi. Dario Fo non si sottrae. Non solo, ma si presenta come volontario in un corpo di élite, i paracadutisti del Battaglione Azzurro, che non saranno impiegati al fronte contro gli alleati, ma compiranno rastrellamenti antipartigiani nel comasco. Come abbiamo visto, dapprima Fo nega la cosa, poi inizia ad addurre una serie di giustificazioni che individualmente starebbero anche in piedi, ma che messe insieme ricordano un po' lo scolaro che dice di non aver fatto i compiti perché è dovuto uscire con la mamma, ma dice anche che li aveva fatti, ma il cane se li era mangiati. Come spesso accade, la vicenda è complessa. Cerchiamo quindi di procedere con ordine. Quasi a voler mettere spazio fra sé e la sua militanza nella RSI, nel dopoguerra Dario Fo diventa un esponente importante della estrema sinistra extraparlamentare italiana. Nel 1970, con il suo lavoro teatrale Morte accidentale di un anarchico, accredita la versione della defenestrazione dell'anarchico Pinelli, accusato della strage di Piazza Fontana, da parte del commissario Luigi Calabresi, che verrà poi assassinato a colpi di pistola da Ovidio Bonpressi e Leonardo Marino, militanti dell'organizzazione di sinistra Lotta Continua. Nel 1973 la violenza politica miete altre 2 vittime a Roma. Nel quartiere popolare di Primavalle viene appiccato il fuoco all'abitazione di Mario Mattei,
netturbino e militante del Movimento Sociale Italiano. Nel rogo moriranno arsi vivi 2 dei suoi figli, Virgilio e Stefano, di 22 e 10 anni. Gli attentatori lasciano sul selciato una rivendicazione della loro azione. Guerra di classe, morte ai fascisti, Mattei e Schiavoncino colpiti dalla giustizia proletaria, firmandosi Brigata Tanas. Le successive indagini portano all'incriminazione di Achille Lollo, Marino Clavo e Manlio Grillo, tutti militanti di Potere Operaio. Dario Fo e Francarame, già attivi nel Soccorso Rosso militante, si schierano pubblicamente a favore degli imputati, con aiuti anche finanziari, dichiarando che il processo è una montatura politica e denunciando una presunta persecuzione giudiziaria contro la sinistra radicale. Il figlio di Dario Fo, Jacopo, pubblica un fumetto in cui fa intendere che i responsabili del rogo non sono gli imputati, ma una fazione rivale all'interno del movimento sociale. Dopo un lungo iter giudiziario, gli imputati sono condannati a 18 anni di reclusione per omicidio volontario e incendio doloso, ma nessuno dei condannati sconterà mai la pena in carcere. Lollo fugge in Brasile, dove vivrà per alcuni anni per poi rientrare in Italia. Clavo e Grillo non saranno mai arrestati. E così arriviamo al 1975. Giancarlo Vigorelli sul quotidiano Il Giorno scrive: «Anche Fo sa di avere in pancia l'incubo dei suoi trascorsi fascisti. Fo querela il giornalista e il quotidiano per diffamazione. La vicenda si conclude con la pubblicazione di una rettifica. Ma il senatore Giorgio Pisanò del Movimento Sociale Italiano, direttore del Candido, documenta il trascorso di Dario Fo nella RSI come volontario nei Parà e sottufficiale delle Brigate Nere, che si distinse per i rastrellamenti casa per casa nei centri vicini al lago di Como. Nello stesso anno il deputato democristiano Michele Zolla presenta invano un'interrogazione al Ministero della Difesa per sapere se rispondesse a verità questo fatto. Nel 1977 Dario Fo attacca pubblicamente il PM genovese Mario Sossi per aver fatto arrestare l'ex comandante partigiano Giambattista Lasagna. Nello stesso anno Fo querela per diffamazione Gianni Cerutti per aver pubblicato su Il Nord un articolo che lo attacca con queste pesanti parole: «A Fo non conviene ritornare a Romagnano Sesia, dove qualcuno lo potrebbe riconoscere, rastrellatore repubblichino della Repubblica di Salò». Il processo si svolge a Varese, dove è stampato Il Nord. Alla prima udienza, nel febbraio 1978, messo dinanzi a una foto che lo ritrae con la divisa della RSI, Dario Fo si giustifica raccontando che, all'età di 18 anni, nel 1944, collaborava con il padre esponente della Resistenza nel Varesotto. Preso 3 volte dai tedeschi, è sempre scappato. Si era arruolato volontario nei paracadutisti a Tradate, ma lo aveva fatto per non destare sospetti, anzi, d'accordo con i partigiani amici del padre. Il suo sogno, afferma, è sempre stato quello di unirsi alla formazione Lazzarini, la banda partigiana che combatteva i nazifascisti sulla riva orientale del Lago Maggiore. Nel frattempo, a marzo, il giornalista Luciano Garibaldi sul settimanale Gente pubblica la foto di Dario Fo in divisa da Parà della RSI.